Ecco come appare la parte sottostante del telaio della radio Geloso G76 RE, costruita molto bene, i condensatori sono disposti in maniera molto ordinata. Guardate anche questo gruppo che è relativo alle tarature della sintonia, come è disposto in maniera molto ordinata. Ci sono diversi condensatori di regolazione. Questo è il famoso condensatore a pacchetto elettrolitico, ce n'è uno anche sotto, oltre a quelli due posti sopra, tutti i condensatori a carta, ancora in ottimo stato, non ci sono problemi di alcun tipo. Ho appena sostituito le lampadine, come vedete si accendono perfettamente. In realtà ce n'era un'altra in più posta in questa posizione, ma purtroppo non avendo il ricambio le ho disposte in questo modo. È così, il pallone. Nella Gazzetta dello Sport e Titolazzurri infiniti anche il Belgio deve arrendersi, è così Francesco? Sì, beh, ormai questa è un'onda azzurra, che travolge tutto, è una squadra. Ho lavato completamente il legno. Ho usato un secchio, che vedete là, con uno straccio, proprio uno straccio del pavimento, e ho tirato via tutta la polvere. Adesso poi la radio va fatta asciugare, eventualmente si passa uno straccio asciutto. Non bisogna bagnare troppo la radio perché lo straccio va ben strizzato, altrimenti il legno assorbe l'acqua e si gonfia. Quindi lo straccio ben strizzato, si pulisce via tutta la polvere, anche negli angolini, eventualmente ci si aiuta con un pennello, con le setole lunghe, negli angolini dove la polvere è più difficile da rimuovere, e poi si asciuga con un panno asciutto. Bisogna essere veloci e non bagnare troppo la radio, perché altrimenti il mobile della radio, perché altrimenti il legno ne risente. Della situazione in corsa, quando mancano 21 km e 500 metri. Ho sostituito la cordina di sintonia, l'ho messa nuova in nylon, perché quella originale era marcia, tranne questa che è una cordina che serve per cambiare il cambio di gamma, che era ancora in buone condizioni. La cordina invece di nylon è questa, quella che si vede qua. Sono due cordine, di verità. Una va alla manopola sotto, che ha questo contrappeso, e l'altra cordina va lungo tutta la lunghezza della scala parlante per far muovere la lancetta. Come vedete si muove perfettamente. Vedete che anche la frequenza è precisa, sono 333 metri, corrisponde. Non sta così gestendo una strategia particolare, perché solitamente siamo abituati alla vecchia Sky, alla Inet. Tutta la radio, tutto il telaio, anche il mobile, vedete le valvole come scintillano, tutto perfettamente pulito. E adesso procederò al rimontaggio di tutta la radio. Ecco, l'unica particolarità è che qua manca una lampadina,
e il portalampade. Ho dovuto spostare la lampadina centrale e metterla all'estremo perché mancava una lampadina. E poi sostituire le lampadine che erano bruciate da 6,3 volt. Adesso procederò al rimontaggio di tutto il telaio dopo aver pulito tutto dalla polvere. Non è stato necessario sostituire alcun componente, la radio è perfettamente funzionante. Questo ha dell'incredibile. Ecco il risultato della pulizia della scala parlante della Geloso G76GE. Come vedete la radio funziona perfettamente. Ho dovuto usare questo sistema di mettere due lampadine disposte lateralmente perché la terza lampadina in mezzo non aveva più il portalampade, quindi ho dovuto mettere due portalampade con due lampadine. L'illuminazione è abbastanza buona, ho pulito tutto il fondo della scala, era tutto sporco, l'ho pulito con lo sgrassatore e adesso riflette abbastanza bene. La centratura delle stazioni è perfetta. Questa stazione è sui 333 metri, come vedete precisa. Non ho sostituito alcun componente, tutto originale. Non ci sono particolari disturbi, si sente perfettamente. Subito dietro, scivolata, Dolberg di testa. Ha messo il pallone oltre la linea di porta, nulla da fare per Basic, Repubblica Ceca 0. 2, grazie per ora Massimo Orlando. L'audio è buono. Grazie Massimo, in linea che ritorna agli di Roma. È stato necessario solamente passare della carta vetrata sull'altoparlante che era arrugginito. Ho ripulito tutti i potenziometri. Ho usato un prodotto per pulire la tela. In questo momento sta asciugando, poi andrà spazzolato. Le manopole sono state pulite con dello sgrassatore, sono tornate come nuove. Bisogna riparare però i listelli e lavare la tela posteriore, che è questa. Questa è la radio completamente ripulita dalla polvere, finalmente è tornata al suo antico splendore. Le valvole luccicano, si vede perfettamente l'interno della valvola. L'altoparlante che era arrugginito l'ho passato con carta vetrata, è tornato tornato come nuovo, come anche il trasformatore di uscita, passato con carta vetrata è tornato come nuovo. Tutta ripulita. Rimane solo da sostituire il cordone di alimentazione per motivi di sicurezza, anche se però devo dire è in buone condizioni. Questo è il filo dell'antenna, è solamente di circa 1 metro, sicuramente con più metri si sentirebbe bene. Vedete, ho dovuto mettere 2 lampadine lateralmente, in origine erano 3, ce n'era una terza qua, ma non c'è il portalampade, quindi ho dovuto usare questo sistema di illuminare lateralmente. Con questo ho terminato, vi volevo mostrare prima
chiudere il mobile, che è stato ripulito, e ho dato una passata di impregnante prima di ripulirlo con la cera d'api. Vedete com'è lucido e ha ripreso anche il suo colore. Il risultato è buono. Ecco la radio finita, pulito il mobile, passata la cera d'api. Prima di passare la cera d'api ho usato dell'impregnante con del cotone. Diciamo che è migliorata rispetto a prima. Anche la scala parlante è stata tutta ripulita e il risultato è notevole. Sto aspettando che asciuga bene la tela, eventualmente farò un altro trattamento con lo spray a secco, quello che si usa per ripulire i sedili della macchina. Con questo io concludo e vi saluto.